Non si può parlare di transizione energetica senza parlare di negazionismo climatico. Attenzione, perché a primo impatto, leggendo il titolo, questo potrebbe sembrare, non so, un video dissing o una provocazione. Beh, non lo è. Questo sarà un video molto profondo invece e spero che ognuno di voi, senza alcun minimo di malizia, riesca a coglierne il senso. Un video molto ragionato dove andrò ad affrontare determinate tematiche di interesse comune. Nell'ultimo periodo, con l'enorme speculazione sui mercati di tutto il mondo per quanto riguarda il settore energetico, e per speculazioni si intende letteralmente un prezzo finale ai consumatori che, matematica alla mano, non è assolutamente giustificato neanche a fronte dell'aumento dei prezzi all'ingrosso, sentiamo spesso parlare di transizione energetica, ossia dell'abbattimento percentuale relativo all'utilizzo di combustibili fossili sul pianeta. Attualmente noi gibboni disevoluti per produrre energia utilizziamo per un bel 60% abbondante i combustibili fossili. E nello scorso video, fondamentale, che reputo veramente fondamentale, vai a recuperarlo per comprendere le argomentazioni che andrò ad esporvi oggi e non solo, abbiamo parlato del problema. Ho riassunto un po' tutte le situazioni che hanno potenzialmente scaturito la crisi del gas, ho parlato di presente, delle implicazioni, delle guerre militari ed economiche che si stanno svolgendo nel mondo e ho analizzato la scelta della IEA, ossia del principale gruppo di studi intergovernativo che si occupa di energia, di inserire il nucleare all'interno del suo piano verde. Ho proprio spiegato ed esposto il criterio che sta dietro a questa scelta. Un criterio ragionato, accuratamente pensato, che, dati ufficiali dimostrabili e replicabili alla mano, dimostra quanto il nucleare di nuova generazione, e attenzione perché andrebbe approfondito anche questo aspetto relativo al nucleare di nuova generazione, sia molto più green rispetto a tutte le altre fonti di energia. Ecco. Sulla base di tutto questo mi sono visto costretto nell'ultimo video a parlare della correlazione scientifica certa che c'è fra le emissioni dannose e il riscaldamento globale, o per meglio dire della correlazione scientifica che c'è fra emissioni tossiche e l'aumento repentino del riscaldamento globale. Nell'ultimo video, come nel video numero 5 della serie sull'Antartide, in cui anche lì ho parlato di riscaldamento globale, sono emersi numerosi commenti, e ripeto numerosi commenti, che letteralmente negavano questa correlazione. Ora, per quanto riguarda il video sull'Antartide, ho lasciato correre. Adesso però, basta. Veramente basta. Cioè, per molte persone la correlazione fra emissioni tossiche e riscaldamento globale è solo il frutto di una giostra economica organizzata dalle Nazioni Unite e dalle multinazionali energetiche che, con la transizione al green, non perderanno il proprio status di potenti miliardarie. Allora, a parte il fatto che tutto ciò non c'entra niente con la scienza, perché è vero, è assolutamente vero che con la transizione energetica le multinazionali investiranno nel green e cambieranno business, ma questo cosa c'entra con i numeri? Con gli esperimenti irreplicabili fatti in laboratorio? Con la scienza? Non c'entra niente. Ecco, per alcune persone non c'è una vera e propria scienza dietro alla correlazione fra cambiamento climatico ed emissioni tossiche e io oggi ti dimostrerò che non è così. Guarda, sono veramente tanto sensibile a questo tema e quindi mi sono fortemente impegnato per realizzare un video completo sotto tutti i punti di vista che faccia chiarezza. Quindi segui fino alla fine senza pregiudizi. Io in questo video, tieniti pronto, dimostrerò. Ripeto, non è che andrò ipotizzando a fare il video figo di Jimmy lo youtuber sul cambiamento climatico. No, attenzione, dimostrerò punto per punto quanto i negazionisti del cambiamento climatico abbiano torto. Ad alcuni dà anche noia sentirla questa parola, negazionisti del cambiamento climatico. Ebbene, è esattamente ciò che alcune persone si dimostrano essere. E siccome, caro internauta, se non ti accorgi di sbagliare non migliorerai mai, siccome se non ti accorgi che stai effettivamente facendo del male al pianeta perché pensi che sia colpa del sole, tra 50 anni non ci sarà più differenza fra estate e inverno per colpa delle persone che la pensano come te, è giusto che io ti metta davanti alla realtà incontrovertibile dei fatti. L'argomentazione principale relativa al negazionismo climatico si rifà al normale ciclo di glaciazioni e surriscaldamento globale esercitato dal Sole. Capito? Non sono le emissioni che surriscaldano in maniera devastante il pianeta, ma è colpa del Sole. Allora, andiamo a vedere come funziona.
Come possiamo determinare i dati relativi ai cicli solari, all'andamento della radiazione solare e confrontarli con i numeri relativi al surriscaldamento globale? Semplice. Esistono dei grafici. Dalla fine del 1700 gli scienziati di tutto il mondo, tramite gli appositi strumenti, monitorano tutti i numeri relativi al clima e quindi ad oggi abbiamo un gran numero di dati da confrontare, per non parlare dell'estremo avanzamento tecnologico avvenuto negli ultimi 50 anni che permette rilevamenti precisi e impeccabili. Dati che, oltretutto, sono stati messi a confronto. Qui, se te lo chiedono, siamo sul sito ufficiale della NASA che, dopo attenti studi, ha prodotto un grafico. Ora, osservatelo bene, ok? Guardatelo con attenzione. Cosa possiamo vedere in questo grafico? Te lo spiegano nell'articolo, è molto semplice. Il grafico sopra confronta i cambiamenti globali della temperatura superficiale, linea rossa, quindi la linea rossa traccia il riscaldamento globale, e l'energia del Sole ricevuta dalla Terra, linea gialla, in watt per metro quadro dal 1880. Le linee più chiare e sottili mostrano i livelli annuali, mentre quelle più pesanti e più spesse mostrano le tendenze medie ogni 11 anni. Le medie su 11 anni vengono utilizzate per ridurre il rumore naturale di anno in anno nei dati, rendendo più evidenti le tendenze sottostanti. Quindi, nonostante picchi e ribassi meno evidenti, la linea da guardare è quella più spessa in tutti e due i grafici. E che cosa ti dice? Allora, la NASA ti dice che la quantità di energia solare ricevuta dalla Terra ha seguito il ciclo naturale di 11 anni del Sole di piccoli alti e bassi senza alcun aumento netto dagli anni 50. Nello stesso periodo però la temperatura globale è aumentata notevolmente. Cosa significa? Te lo scrivono, ti dicono che è letteralmente impossibile che il drastico aumento di temperatura registrato negli ultimi anni sia causato dal Sole. Questa, signori, è scienza. Ma la NASA, figurati, anche lei fa parte del complotto climatico. Capito? Non è un'agenzia aerospaziale che raggruppa le menti più brillanti del mondo. No, non devi avere 18 master per entrarci. No, fa parte del complotto climatico. Allora, carissimo, se la pensi così, io ti prego in ginocchio di uscire da questo video e di disiscriverti dal canale, perché se la pensi così significa che te qui non ci stai a fare niente. Significa che rifiuti evidenze scientifiche certe e quindi non sei proprio in grado di seguire l'impegno che viene messo per creare video del genere. Il Sole può influenzare il clima terrestre, scrivono. Attenzione, può influenzare il clima terrestre, ma non è responsabile della tendenza al riscaldamento che abbiamo visto negli ultimi decenni. Il Sole è donatore di vita, aiuta a mantenere il pianeta abbastanza caldo per permetterci di sopravvivere. Sappiamo che sottili cambiamenti nell'orbita terrestre attorno al Sole sono responsabili dell'andirivieni delle ere glaciali. Ma il riscaldamento che abbiamo visto negli ultimi decenni è troppo rapido per essere collegato a cambiamenti nell'orbita terrestre e troppo grande per essere causato dall'attività solare. E come lo sappiamo, cari amici, semplice, abbiamo tecnologie che costano miliardi di euro che monitorano sia l'attività solare che l'andamento del surriscaldamento globale e le confrontano. Cioè, ti è chiara questa cosa? Cioè, cominciamo a mettere dei paletti, ok? Perché negli ultimi video ho letto commenti di persone convinte e oltretutto che facevano anche gli sbruffoni, asserendo falsità, ok? Quelle che proponete sono falsità mediocri da persone ignoranti. Sia chiaro. Esistono evidenze scientifiche, cerca la definizione di evidenza scientifica, che dimostrano come l'andamento, la tendenza al riscaldamento globale osservato negli ultimi anni non c'entri niente con l'attività solare, con i famosi cicli solari di cui vi riempite la bocca. Fatela finita, non avete ragione, punto, fine. Una delle pistole fumanti, scrive la NASA, che ci dice che il Sole non sta causando il riscaldamento globale, deriva dall'osservazione della quantità di energia solare che colpisce la parte superiore dell'atmosfera. Dal 1978 gli scienziati che cosa hanno fatto? Lo hanno monitorato utilizzando sensori sui satelliti che ci dicono che non c'è stata alcuna tendenza al rialzo nella quantità di energia solare che raggiunge il nostro pianeta. E attenzione, perché c'è una seconda pistola fumante incontrovertibile, e dice: se il Sole fosse responsabile del riscaldamento globale, ci aspetteremmo di vedere un riscaldamento in tutti gli strati dell'atmosfera, dalla superficie all'alta atmosfera, ossia fino alla stratosfera. Ma quello che effettivamente vediamo dati alla mano è il riscaldamento in superficie e il raffreddamento nella stratosfera.
e ciò è coerente con il riscaldamento causato da un accumulo di gas che intrappolano il calore vicino alla superficie terrestre e non dal fatto che il Sole diventi più caldo, capito? L'unico strato dell'atmosfera, signori, che si sta riscaldando è quello più vicino al suolo, il cielo direttamente sopra le nostre teste, per capirci, mentre, spiega la NASA, in realtà la stratosfera, e quindi la parte più esterna e lontana dell'atmosfera, si sta raffreddando. Quindi, come può essere il Sole? Penso che in maniera devastante, dopo questo assunto, non ci sia assolutamente più niente da dire. Ma andiamo avanti, perché non è finita. Infatti c'è un altro studio NASA molto accurato del 2012 che spiega come il bilancio energetico della Terra sia completamente sfasato rispetto all'attività solare estremamente bassa, capito? Bilancio energetico sfasato nonostante l'attività solare estremamente bassa. Voglio dire, 2 più 2 fa sempre 4, ok? Un nuovo studio della NASA sottolinea il fatto che gas serra generati dall'attività umana e non i cambiamenti nell'attività solare sono la forza principale che guida il riscaldamento globale. Lo studio offre un calcolo aggiornato dello squilibrio energetico terrestre, la differenza tra la quantità di energia solare assorbita dalla superficie terrestre e la quantità restituita allo spazio sotto forma di calore. I calcoli dei ricercatori mostrano che nonostante l'attività solare insolitamente bassa tra il 2005 e il 2010, il pianeta ha continuato ad assorbire più energia di quanta ne tornasse nello spazio. Esistono prove inequivocabili dal punto di vista scientifico, ok? James Hansen, direttore del Goddard Institute for Space Studies, e quindi non esattamente il primo blogger di turno, ha scritto quanto segue. Il fatto che vediamo ancora uno squilibrio positivo nonostante il minimo solare prolungato non è una sorpresa dato ciò che abbiamo appreso sul sistema climatico, e vale la pena notare che ciò fornisce una prova inequivocabile che il Sole non è il motore dominante del riscaldamento globale. Calcolando gli squilibri energetici del pianeta Terra, signori, calcolando la quantità di energia prodotta dal Sole che raggiunge la sommità di ogni metro quadro dell'atmosfera terrestre, hanno calcolato una misura diretta dello stato del clima, provando in maniera incontrovertibile che il Sole non c'entra niente. Invito chi di dovere a recarsi subito, dovete correre sotto ai video e a cancellare eventuali commenti ridicoli. Fatelo perlomeno per onestà intellettuale. Chi ha la capacità di mettersi in discussione è colui che cresce. Io l'ho fatto e vi assicuro per esperienza che funziona, e adesso che ho dimostrato assolutamente oltre ogni ragionevole dubbio che il Sole non è il diretto responsabile del cambiamento climatico, parliamo di effetto serra. L'effetto serra, signori, è un particolare fenomeno di regolazione della temperatura di un pianeta che sia ovviamente provvisto di atmosfera, che consiste nell'accumulo all'interno della stessa atmosfera di una parte dell'energia termica e quindi del calore proveniente dalla sua stella per effetto della presenza in atmosfera di alcuni gas, detti appunto gas serra, che impediscono al pianeta di respirare sostanzialmente. Impediscono al pianeta di buttare fuori nello spazio parte del calore accumulato dal Sole, capito? Entra e non esce più perché rimbalza sui gas. Rimanendo all'interno dell'atmosfera, nella parte inferiore dell'atmosfera, proprio dove abbiamo rilevato il riscaldamento rispetto magari alla stratosfera, si crea una tendenza repentina e drastica relativa al cambiamento climatico incontrollato. Questa è la vera causa del riscaldamento globale. Non ascoltare chi ti dice il contrario. Questa è scienza dura e pura, replicabile e incontrovertibile. Questa è la vera causa del riscaldamento globale, e negare un'evidenza scientifica è sintomo di stupidità. Cioè, chi avrà qualcosa da ridire in merito a questo video significa che è ottuso. Non sono io che non accetto discussioni o non sono aperto a determinate discussioni. No, niente di più, niente di meno. Chi avrà qualcosa da ridire in merito a questo assunto scientifico è ottuso. Non sono qui ad offendere nessuno, è semplicemente una constatazione. Io sto constatando che chi nega un'evidenza scientifica replicabile è una persona fortemente ottusa. E non ignorante, attenzione, tutti siamo ignoranti.
però la maggior parte di noi ha voglia di imparare, ma proprio ottusa. Negare l'evidenza non ha scusanti, non è scusabile questa cosa. L'effetto serra è causato dai gas serra, ossia da quei gas presenti nell'atmosfera che riescono a trattenere in maniera consistente una parte considerevole della componente nell'infrarosso della radiazione solare, quindi trattengono il calore che colpisce il nostro pianeta e che quindi riscalda l'atmosfera. I gas serra più dannosi sono gli idrocarburi, il biossido di carbonio, l'ossido di diazoto, il metano soprattutto e altro schifo che liberiamo nell'atmosfera. Ma in che modo l'effetto serra è senza ombra di dubbio il responsabile del riscaldamento globale? Ebbene, l'effetto è tranquillamente verificabile da un'analisi spettroscopica in laboratorio. E so che non lo sai perché perdi tempo dando la colpa al sole, ma sono 50 anni che gli scienziati studiano, ottengono dati e replicano in laboratorio questi esperimenti. Ora, che cosa sta succedendo al pianeta Terra? Sta succedendo un fenomeno che si chiama in scienza effetto serra incontrollato, più grave del classico effetto serra che avviene quando un pianeta e la sua atmosfera assorbono più energia solare di quella che riescono a disperdere nello spazio interplanetario per irraggiamento termico. Il conseguente surriscaldamento della superficie con l'evaporazione degli oceani presenti porta ad un progressivo e incontrollato effetto serra. Sapete gli scienziati dove hanno individuato un fenomeno di questo tipo? Su Venere. Cioè, hai capito? Su Venere. Si pensa che un fenomeno di questo tipo, di effetto serra incontrollato, sia avvenuto nella stessa identica maniera nella storia iniziale di Venere e attualmente no. Tanto per fartelo sapere, per informarti, sulla superficie del pianeta Venere, se te lo chiedono, ci sono 475 gradi. Hai capito? Ti è chiaro? E ti dirò un'altra cosa, ti illumino, non è colpa del sole. Vuoi finire come un pollettino arrosto? Siamo sulla strada giusta. I clorofluorocarburi, stai vedendo una mappa ufficiale della dispersione nell'atmosfera di mezzo mondo con conseguente danneggiamento estremo dello strato di ozono, sono composti chimici che non esistono in natura, interamente di origine industriale. Sono stati usati per più di 100 anni come refrigeranti, solventi, propellenti e così via, e un accordo internazionale noto come Protocollo di Montreal, fortunatamente adesso regolamenta queste emissioni. Purtroppo però, sentite qua, facendo le dovute indagini, ci siamo accorti che le emissioni di alcuni tipi di clorofluorocarburi, nonostante il protocollo, invece di diminuire, sono aumentate per circa 5 anni a causa di violazioni dell'accordo internazionale. E una volta che i membri dell'accordo hanno chiesto un'azione immediata e una migliore applicazione delle norme, sono in diminuzione, fortunatamente, dal 2018. Cosa ti dice questo? Questo era un piccolo esempio, no? Uno dei tanti esempi che, volendo, potrei fare. Questo ci dimostra inequivocabilmente che a gestire le sorti del pianeta Terra e delle emissioni è l'essere umano. Questo ti dice che il pianeta Terra da solo non produrrà mai così tante emissioni da danneggiarsi perché la natura è perfetta. Questo ti dice che è tutto nelle nostre mani, che l'andamento del riscaldamento globale è direttamente proporzionale alle emissioni tossiche che immettiamo nell'atmosfera. Ok? Nell'ultimo secolo la combustione di combustibili fossili come carbone e petrolio hanno aumentato la concentrazione di anidride carbonica atmosferica. Questo aumento si verifica perché il processo di combustione del carbone o del petrolio, e pensate quanto petrolio viene bruciato ogni giorno, combina il carbonio con l'ossigeno nell'aria e produce CO2. Come se non bastasse, come se tutto questo devasto non fosse abbastanza, il disboscamento di terreni per l'agricoltura, l'industria, gli allevamenti intensivi e le altre attività umane hanno aumentato le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, portando ad un riscaldamento globale, e questo non va bene. Le attività industriali, da cui dipende la nostra civiltà moderna interamente,
hanno aumentato i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera in parti per milione o per miliardo. Questo è scientificamente provato, esistono i test, di quasi il 50% dal 1750. Questo aumento è dovuto alle attività umane, non c'è via di scampo. Sappiamo che questo aumento è dovuto alle attività umane perché gli scienziati possono vedere un'impronta isotopica distintiva nell'atmosfera. Possiamo distinguere gli atomi, capito? E capire in parti per milione o per miliardo quante sostanze ci sono nella nostra atmosfera. Quindi, innegabile è dire poco. Nel suo sesto rapporto di valutazione, il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, IPCC, composto da esperti scientifici provenienti dai paesi di tutto il mondo, cioè, capito, ha concluso che è inequivocabile che l'aumento di CO2, metano e protossido di azoto nell'atmosfera durante l'era industriale è il risultato dell'attività umana che influenza il riscaldamento globale. L'attività umana è il principale motore di molti cambiamenti climatici osservati nell'oceano, nella criosfera e nella biosfera. C'è chi ha soprannominato l'ultimo rapporto dell'IPCC di fine febbraio 2022 come un Atlante della sofferenza umana. Come abbiamo detto prima, il metano è uno dei gas serra più pericolosi, no? Ebbene, gli allevamenti intensivi producono il 44% di tutto il metano dannoso che si va a sprigionare nell'atmosfera terrestre. La crescita della popolazione, lo sviluppo economico e la migrazione urbana hanno stimolato una domanda senza precedenti di proteine animali e con la popolazione mondiale che si avvicina ai devastanti, drastici, pericolosi 10 miliardi, si prevede che questa fame aumenterà fino al 70% entro il 2050. Cosa comporta tutto ciò? Comporta che l'industria degli allevamenti intensivi diventi un'industria miliardaria intoccabile. Le politiche per ridurre queste emissioni sono inesistenti perché semplicemente ci sono troppi interessi di mezzo e se ci stiamo avviando verso una transizione energetica che riduca le emissioni, per quanto riguarda il metano e gli allevamenti, siamo ancora in alto mare. Il settore dell'allevamento è impreparato per il decennio di transizione sul cambiamento climatico e rischia di diventare obsoleto sotto tutti i punti di vista. Il metano purtroppo è peggiore della CO2, il metano è il principale responsabile della formazione di ozono troposferico, un pericoloso inquinante atmosferico e gas serra, la cui esposizione provoca, pensate, 1 milione di morti premature ogni anno. Il metano è anche un potente gas serra e, in un periodo statistico di 20 anni circa, è stato stabilito che è 80 volte più potente in termini di riscaldamento globale dell'anidride carbonica. Ecco a cosa porta il consumismo, signori. L'insieme delle nostre attività antropiche ci porteranno a soffocare sul nostro stesso pianeta di origine. Per la nostra stupidità. Un giorno non ci sarà più ossigeno e stanne certo che la colpa non sarà assolutamente del Sole. La colpa è nostra e rendercene conto, progredire grazie anche alle nuove generazioni verso un'economia totalmente sostenibile è l'obiettivo che chiunque dovrebbe prendere a cuore. Gli scienziati del futuro devono studiare questo. Io sono dell'opinione che al giorno d'oggi servano più scienziati di questo tipo, scienziati sociali che prendano come missione ultima della propria vita quella di trovare soluzioni sostenibili all'economia globale. Serve implementare questo tipo di istruzione nelle scuole fin dall'infanzia, sensibilizzare le nuove generazioni fin dalla tenera età in modo che crescano con un obiettivo e soprattutto con le idee chiare. Serve un programma assoluto che incrementi notevolmente il numero di cervelli che lavorano all'unisono a questo problema, sperando che la Terra, un giorno, possa salvarsi. Per oggi, cari signori, è tutto. Io spero di avervi fatto ragionare, spero di aver fatto chiarezza, spero che il video ti sia piaciuto. Chiedo ad ognuno di voi la massima condivisione. Fate arrivare questo video a tutti e usatelo come un'arma contro l'ignoranza e la disinformazione. Io vi abbraccio fortissimo, grazie per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu! Parla ora del sole, vai a parlare del sole, forza!